immaginate adesso di avere due sottoreti totalmente differenti, una che si trova in un palazzo, ovviamente, e una che si trova in un altro palazzo. Allora, andiamole a costruire. Vado a prendermi praticamente un paio di PC, ma facciamo 3 PC, come al solito. Li lascio praticamente così. Facciamo così, questo qui lo chiamo, li vado a rinominare, quindi config, facciamo PC PAL 1, PAL 010, quindi fondamentalmente gli vado ad inserire soltanto questo, perché sarà il palazzo 1, quindi PC trattino palazzo 1, perfetto, config PC palazzo 012 ed ovviamente PC palazzo 013. Ok, e fin qua niente di particolare. Stessa identica situazione di prima, praticamente io vado a costruire una rete a switch, quindi con uno switch, e vado ad effettuare le mie connessioni. Quindi nelle connessioni vado a fare delle connessioni straight, quindi scusatemi, ok, e stessa situazione vado a riportarla anche sull'ultimo. Benissimo, allora immaginatevi dall'altra parte di avere altri, ad esempio 3 PC, ok, che però fanno parte di un'altra rete, quindi di un altro palazzo. Questo qui lo chiamo config PC palazzo 02. Datemi solo un secondo che mi copio questo, ok, vado a metterne un altro, ok, perfetto, vado direttamente qui, rinomina rapido funziona a volte, eccolo qua. Attenzione, questo qui li posso richiamare, rinominare, giusto per allinearli col numero di PC, perché altrimenti poi diventa sequenziale con quelli che ha inserito qui. Vado a mettere una switch, ok, e faccio le mie prime connessioni. Quindi questo lo collega a questo, ovviamente. Attenzione, qui lo switch ha soltanto, cioè l'abbiamo saturato praticamente a livello operativo, quindi faccio un'operazione di questo tipo. Ok, qui l'abbiamo saturato, ragazzi, facciamo una cosa, ne vado a rimuovere una connessione, facciamola abbastanza semplice, semplicemente perché così almeno possiamo concentrarci, tra virgolette, sulle strutture, più di tutto. Vado ovviamente a dire che questo qui, il palazzo 1, ha il dominio, quindi 192.168.1.x e ovviamente stessa identica situazione, scusatemi, dall'altra parte del palazzo 2 ci avrà 192.168.5x. Bene, a questo punto cosa succede? Si effettua una connessione ovviamente tra questo elemento e quest'altro e ovviamente loro non vedranno questi elementi. Quindi facciamo così, vado a mettergli su tutte le interfacce il dominio .1.100, questo me lo copio perché tanto mi servirà, 101 per questo, poi stessa identica cosa ci avrà il 102 per questo, stessa identica cosa per il 103 per questo elemento qua. Bene, questo dall'altra parte ci avrà il 5, quindi 101, scusatemi, non qui ovviamente, vado ovviamente sul fast ethernet e lo lascio così, benissimo, vado qui sopra sul fast ethernet e questo sarà 102 e questo qui ci avrà il 103, scusatemi. Ok, a questo punto cosa succede? Se io provo a pingare ovviamente il nostro 501, guardate cosa succede. Vado a fare un 192.168.5.101. Scusatemi, mi manca il ping. Ok, praticamente lui mi dice che la request è in timeout. Nella fase iniziale fondamentalmente potrebbe diventare un po' complessa questa tipologia di operazione, perché? Perché noi pensiamo che gli switch siano la soluzione migliore, però l'idea è questa. Beh, immaginatevi che queste due strutture sono topologicamente, quindi si trovano cioè in una posizione geografica molto 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 differente, fondamentalmente l'utilizzo degli switch diventa praticamente impossibile. E allora cosa succede?
vado a distruggere questa tipologia di connessione e utilizzo uno strumento fondamentalmente un po' più complesso che si chiama router, ok? Attenzione, router, che mi permette un istradamento a livello applicativo, ok? Quindi utilizza il protocollo TCP/IP per effettuare le mie connessioni. E quindi cosa succede? Vado ad effettuare la connessione dello switch con il router e dello switch con il router. Che tipologia di connessione è? Non è connessione switch-switch, quindi non è di tipologia cross, ma è diretta perché utilizza ovviamente in questo caso anche il TCP/IP. Utilizzo sempre Fast Ethernet 0 e stessa identica cosa vado a fare dall'altra parte. Ok, problema numero 1. Se ci fate caso, praticamente questo link è in down. Per quale motivo? Se ci metto il mouse sopra, lui mi dice guardate Fast Ethernet down, infatti il triangolino è rosso verso giù, perché? Perché tecnicamente le interfacce non sono accese. Guardate cosa succede, se vado qui sopra e vado su config, fondamentalmente vado su Fast Ethernet, guardate, port status non si trova su on, quindi cosa devo fare? Le devo accendere. Vado ad accendere entrambe le operazioni, ok? Nella parte di sotto vedete praticamente i comandi che io sto effettuando in maniera diretta, ok? Perché serve a farvi prendere un po' di dimestichezza con quelle che sono le configurazioni delle porte console, quindi delle porte dirette che possono avere una shell di comando direttamente su questa tipologia di operazione. Bene, l'idea fondamentalmente è questa a questo punto. Il concetto è il mio PC, passando per lo switch, deve conoscere, tra virgolette, l'indirizzo IP del router. Infatti, paradossalmente, il concetto che voglio esprimere è questo. Anche il router per ogni singola interfaccia deve avere un indirizzo IP, però tecnicamente deve essere compatibile con quello che è il palazzo di riferimento, ok? Quindi, se la prima interfaccia è connessa al palazzo 1, tecnicamente io gli posso dare un 192.168.1.1 oppure potete utilizzare un 254, dipende dalle impostazioni che volete. Di solito si mettono delle porte canoniche che sono, scusate, degli indirizzi canonici che sono o il primo o l'ultimo. In questo caso gli metto il primo. La subnet la calcola in automatico esattamente come conosciamo. Stessa identica cosa per la Fast Ethernet 01, sarà direttamente collegata al palazzo 2, quindi sarà un 192.168.5.1 in questo caso, perché è quello principale, il router di riferimento. Vado ad effettuare quindi il popolamento della subnet, chiudo e provo ad effettuare queste operazioni. La questione diventa abbastanza più divertente in questo caso perché tecnicamente ho bisogno di utilizzare o comunque sia di personalizzare su ogni singolo elemento quello che è un gateway di riferimento, ovvero la parte di routing verrà effettuata e verrà gestita da un solo elemento, in questo caso sarà il router, che mi instraderà i pacchetti anche sull'altro network. E quindi cosa succede? Se io vado qui sopra, vado su config, guardate cosa c'è. Lui su Global Settings, dove posso modificare praticamente pure il nome, mi dice qual è il gateway o DNS IPv4? Bene, il gateway, quindi questa sorta di interfaccia di comunicazione con l'esterno, sarà 192.168.1.1, ok? Bene, faccio la stessa identica configurazione su tutti quanti gli elementi del palazzo 1, ritorno su settings generale, eccolo qui, e dall'altra parte cosa succede? Beh, dall'altra parte devo essere direttamente corrispondente con quello che è vedete, la configurazione della Fast Ethernet 2, cioè della Fast Ethernet 1 in questo caso, che c'è 192.168.5.1. Bene, a questo punto cosa succede? Il mio default gateway non sarà quello che inizia, quello che ha questa sottorete ad 1, ma in 5. Stessa identica cosa qui sopra e stessa identica cosa ovviamente per l'altro. Bene, attendiamo qualche secondo per far rendere operative ovviamente tutte quante le mie impostazioni e proviamo ad effettuare un ping. Allora, intanto ping da PC1 a PC2. Vediamo un po' se funziona intrarete. Quindi
andiamo sul prompt dei comandi e facciamo un bel ping di 192.168.1.103. Ok, mi risponde, quindi significa che fondamentalmente questo computer riesce a vedere quest'altro. Allora, a questo punto devo capire se questo riesce a vedere questo. E questa è la cosa importante per noi. Quindi cercare di capire se la comunicazione intrarete funziona. Scrivi interrete, intrarete, perdonatemi, funziona. Quindi faccio un bel ping di 192.168.5.101. Guardate cosa succede. Eccolo qui. Praticamente sì, ci ha messo un po' di tempo, però fondamentalmente all'inizio la prima richiesta va in timeout perché? Perché è una questione di configurazione del nostro packet tracer, quindi non ci fate caso fondamentalmente. Di solito quando si utilizza il router e passano, ovviamente vengono effettuati questi stratamenti, le tabelle di routing devono essere ancora generate, ci mette un po' di tempo. Per quello vi dicevo di attendere qualche secondo, rivado ad effettuare l'operazione e lui mi risponde subito se ci fate caso. E infatti questa operazione è praticamente completa. Quindi stessa identica cosa dal PC 3, voglio per esempio andare a scomodare il PC 02, ok? Quindi vado in desktop, vado in prompt terminal e faccio un bel ping 192.168.1.102. Guardate, qualche secondo, per quello che vi dicevo prima proprio. Vedete, lui ha effettuato la prima volta l'istradamento, il primo l'ha perso di pacchetto, lo vado a rieffettuare, comunque se adesso non li perde più. Ok? Però guardate qual è la cosa bella. Immaginatevi di fare un trace root, trace rt, di che cosa? Di 192.168.1.102. Guardate cosa ci dice. Praticamente lui è passato tramite la porta 192.168.5.1, che sarebbe quella centrale, e poi è arrivato alla 192.168.102, quindi mi ha fatto vedere quali sono gli step. Attenzione, quali step fa vedere? Soltanto quegli step di pile, cioè di strumenti ed oggetti che hanno una pila protocollare corrispondente a tutta la struttura della pila ISO OSI. Ok? Quindi ha tutto il protocollo TCP/IP. Quindi fondamentalmente lui mi ha fatto vedere il router e il computer di destinazione, ma non vedo in questo caso quelli che sono gli switch, che sono degli oggetti che servono per effettuare delle connessioni multiple e che hanno poca capacità di manipolazione ovviamente dei pacchetti. Ovviamente questo è una struttura che ha una manipolazione a livello applicativo. Questo praticamente arriva fin soltanto al livello 3, ok? Benissimo, andiamo avanti con i nostri esempi.